Benvenuti su Culture and Education, dove raccontiamo i territori attraverso la lente della storia, della cultura e dell'identità. Nel cuore della Valtellina, a 1225 metri sul livello del mare, Bormio si è sviluppata nei secoli come crocevia culturale tra l'Italia e l'Europa centrale, lungo quella che fu per secoli una via fondamentale, il Passo dello Stelvio. Qui il territorio ha educato l'uomo alla misura e alla resistenza, al senso del limite e al valore della comunità. La storia di Bormio è segnata da una particolarissima forma di autogoverno, la Magnifica Terra, un sistema di gestione politica, giuridica ed economica che garantì a questa comunità alpina una notevole indipendenza per secoli. Dal Medioevo fino all'arrivo dell'età moderna, Bormio riuscì a mantenere una propria autonomia, con statuti, assemblee locali e un forte senso identitario, fondato sulla partecipazione e sulla gestione condivisa delle risorse naturali, acqua, pascoli, boschi, considerate beni collettivi. Un'idea moderna e pre-ecologica di territorio. Il centro storico di Bormio è ancora oggi lo specchio di quella ricchezza sociale e culturale. Non si tratta solo di un insieme pittoresco di stradine e palazzi, ma di un organismo urbano che racconta le stratificazioni del tempo. I palazzi signorili delle famiglie nobiliari, i portali in pietra con gli stemmi scolpiti, le fontane, le logge, le antiche chiese. Ogni edificio conserva una memoria. Tra i più rilevanti, il Palazzo De Simoni, oggi sede del Museo Civico, che custodisce documenti e reperti fondamentali per comprendere la vita civile e religiosa della valle. E la Torre delle Ore, che scandiva, oltre al tempo, anche l'autorità politica. Al centro di tutto la collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, con la sua architettura sobria e solenne, che rappresenta il punto d'incontro tra la spiritualità alpina e l'organizzazione ecclesiastica della montagna. Ma c'è un altro elemento che da sempre ha segnato la cultura materiale di Bormio, l'acqua termale. Conosciute già dai Romani, le sorgenti termali di Bormio sono da secoli utilizzate non solo per il benessere fisico, ma come simbolo stesso di un'idea di equilibrio tra natura e uomo. Le terme, i cosiddetti bagni, non sono nate come attrazione turistica, ma come parte integrante di un paesaggio culturale, dove curarsi significava vivere in armonia con il mondo naturale. Oltre alle architetture e alla storia scritta, Bormio custodisce una cultura orale fatta di canti, proverbi, racconti, riti stagionali e feste popolari. Un patrimonio immateriale che resiste al tempo e che costituisce la vera anima di queste montagne. Ancora oggi, nelle feste di paese, nei mercati e nelle rievocazioni storiche, si può cogliere quella tensione continua tra tradizione e modernità. Infine c'è la natura, ma anche qui la natura è cultura. Il Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più grandi d'Europa, non è solo un patrimonio naturalistico, è un paesaggio culturale. I sentieri, le mulattiere, i terrazzamenti, i muretti a secco sono opera dell'uomo che nei secoli ha modellato l'ambiente con rispetto e intelligenza. Ogni malga, ogni alpeggio racconta un modo di abitare la montagna che non è scomparso, ma che anzi torna oggi a essere riscoperto e valorizzato. A tavola la cultura si esprime nei sapori, i pizzoccheri, la bresaola, i formaggi d'Alpe,
i vini valtellinesi. Non sono semplici prodotti tipici, ma espressioni di un sapere antico, tramandato nei secoli. Sapori che raccontano la fatica, la stagionalità, il rapporto con il territorio. Bormio, in definitiva, è un luogo da leggere. Un testo composto da pietre e voci, da silenzi e ritmi naturali, da storia collettiva e memoria individuale. Non solo un paese da visitare, ma un paesaggio culturale da abitare con consapevolezza. Un luogo che resiste all'omologazione e che continua a proporre, con discrezione e forza, un modello di equilibrio tra uomo, storia e natura. Continuate a seguirci su Culture and Education per un viaggio che non è solo geografico. La cultura è il nostro modo di abitare il mondo.